Nella sala della Filarmonica di San Pietroburgo calò un silenzio teso e il direttore agitò convulsamente il braccio. Apparve subito chiaro a tutti che c'era qualcosa che non andava. Il direttore barcollava, sembrava ubriaco, sbagliava gli attacchi. E la musica suonava così cupa, sgraziata. Già le prime note erano impregnate di un'aura mortifera. Il basso accennava il tema del dies irae, il tema gregoriano della morte. Cominciò subito a levarsi un brusio di disapprovazione. Seduti tra il pubblico c'erano tutti i critici musicali di San Pietroburgo e non erano pronti per musica così oscura. Da dietro le quinte un giovane ragazzo di 22 anni osservava preoccupato la scena, mordendosi le unghie. Era il compositore e quello era il giorno del suo grande debutto. Quella sera del 1897 Sergei Rachmaninov si sentiva gli occhi severi della Russia puntati addosso. Era entrato al Conservatorio di Mosca a 12 anni e si era distinto, suscitando persino l'ammirazione del grande Tchaikovsky. Ma la première della sua Sinfonia numero 1 era stata un disastro e il mondo gli era crollato addosso. Un critico scrisse che quella sinfonia sarebbe stata considerata bella solo all'inferno. A noi questa musica lascia una pessima impressione, con i suoi ritmi spezzati, l'oscurità e la vaghezza della forma, l'insensata ripetizione degli stessi brevi trucchi, il suono nasale dell'orchestra, la completa assenza di temi. Le recensioni negative si sarebbero moltiplicate nei giorni successivi. Il giovane ragazzo scappò dalla sala da concerto in lacrime, ritornò a Mosca da solo e infine cadde in una cupa depressione. Il secondo concerto per pianoforte e orchestra inizia con degli accordi desolati, cupi, come una campana a morto che suona in lontananza, e in cui percepiamo lo stato d'animo del compositore dopo il suo fallimento. Infine un ultimo rabbioso accordo introduce il cupo primo tema del concerto. Le note gravi e oscure del pianoforte punteggiano questo tema pieno d'amarezza. Successivamente ascoltiamo un passaggio anelante in cui una melodia lunghissima descrive una ricerca disperata che sembra non concludersi mai. La musica racconta il senso di insoddisfazione, di incompiutezza, la ricerca di un punto fermo, di un approdo, un lungo viaggio verso casa. Dopo quell'infausta serata, il giovane Rachmaninov aveva avuto un crollo psicologico. Era giunto alla conclusione che avrebbe dovuto rinunciare a comporre. Era paralizzato dalla depressione, tanto che per 3 anni non compose più nulla. Intanto però la sua fama cresceva in tutto il mondo grazie al successo del suo preludio in do diesis minore, una composizione per pianoforte che suo cugino, il pianista Ziloti, eseguiva nelle sue tournée in Europa e America. Il preludio divenne così famoso che fu ristampato con decine di titoli diversi. Il giorno del giudizio, il rogo di Mosca, le campane di Mosca. Il pubblico ne voleva ancora.
Questo preludio è una composizione per pianoforte cupa e oscura, gonfia di disperazione, che inizia con il macabro rintocco di sole 3 note discendenti. E poi degli accordi densi, pesanti, tetri, che nel finale si fanno pieni di rabbia. Questo stile severo e oscuro è tipico di Rachmaninov, un compositore in cui la depressione stessa si fa musica. Ma da questa densa oscurità emergono degli angeli luminosi, le sue melodie immortali che danzano leggere nell'aria. Questo secondo movimento del concerto numero 2 è così melodioso che è stato ripreso in una celebre canzone pop, esattamente così com'è. Dopo la tremenda disfatta della sua prima sinfonia, Rachmaninov era clinicamente depresso. Gli amici e i familiari capirono che il compositore aveva bisogno d'aiuto. Forse c'era ancora una speranza. E la cugina, Natalia Satina, che diventerà la sua futura moglie, un giorno si presentò da lui con un biglietto, con sopra scritto un solo nome: Nikolai Dahl. Il secondo concerto per pianoforte e orchestra sarà la prima composizione scritta dopo i 3 anni di silenzio e racconta la lotta di Rachmaninov con la depressione. Nel primo movimento la musica accumula tensione attraverso un lunghissimo crescendo che è come il disperato tentativo di riemergere dall'abisso ed è punteggiato dagli accordi rabbiosi del pianoforte. Infine il crescendo culmina in una marcia maestosa e marziale che preannuncia la rinascita del compositore. Il dottor Nikolai Dahl era un neurologo che si interessava a una nuova disciplina, un approccio innovativo, la psicoterapia. Aveva studiato con il famoso dottor Charcot, esperto di ipnotismo, alle cui lezioni assisteva anche un giovane Freud. Nei primi 4 mesi del 1900, Rachmaninov visitò il dottor Dahl ogni singolo giorno, sottoponendosi a un lungo percorso di psicoterapia e ipnosi. Nell'ultimo movimento del concerto, la battaglia tra il compositore e la sua depressione raggiunge il culmine. E la musica ci trasporta in un viaggio verso un luminoso trionfo pieno di speranza per l'avvenire. Questo secondo concerto divenne istantaneamente un successo internazionale. Il compositore aveva ritrovato la fiducia in se stesso. Rachmaninov lo scrisse poco dopo la sua riabilitazione psichiatrica e proprio per questo sulla partitura cappeggia una dedica unica nella storia della musica: a Monsieur N. Dahl, al mio caro psichiatra. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di arte e di cultura. Vi invito a iscrivervi, a condividere il video e a recuperare i video precedenti. Alla prossima!